Amiche e amici interisti, ben ritrovati. Nuovo aggiornamento di calciomercato Inter perché si sta completando proprio in questi attimi una nuova cessione con Christian Aslani che va al Torino. La formula, da quello che abbiamo capito, dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, quindi l'Inter incassa subito 1,5 milioni di euro, il Torino potrà poi riscattare Aslani per circa 12 milioni di euro e l'Inter manterrà, nel caso in cui il Torino dovesse acquistare definitivamente il calciatore, il 20% sulla futura rivendita, una formula questa che viene sempre più utilizzata. È un'operazione che devo dire mi lascia più di qualche perplessità, francamente, lato Inter ovviamente, che è quello che ci interessa, perché c'è da dire che nessuno ha puntato la pistola alla tempia dei dirigenti dell'Inter quando hanno fatto rinnovare il contratto di Aslani a settembre, quindi il giocatore ha un contratto rinnovato, guadagna bene, è una squadra importante e tu lo metti in vendita, ti devi prendere anche le tue responsabilità, diciamo, ovviamente, arrivati a questo punto. Allo stesso tempo, però, mi sorprende molto questo epilogo perché c'erano delle ipotesi importanti per Aslani che via via ha rifiutato fino ad arrivare al Torino. C'erano diverse ipotesi all'estero, soprattutto il Betis che comunque gli avrebbe permesso di giocare in Europa e l'ha rifiutata. Carnevali stesso ha detto che ha rifiutato il Sassuolo e posso capire, ecco, magari che dall'Inter al Sassuolo possa essere un salto che non accetta, ma c'era soprattutto l'opzione Bologna, un'opzione che sembrava addirittura vicinissima alla conclusione poche ore fa, però si è arenata questa operazione che era tra l'altro a titolo definitivo, quindi molto importante per l'Inter, ma si è arenata sempre lato calciatore con il Bologna che comunque è una società ambiziosa, gioca anche in Europa e invece alla fine Aslani va al Torino a queste condizioni che vi ho detto, guarda caso, e questo bisogna dirlo, in una squadra con cui diciamo gli agenti del calciatore ha dei buoni rapporti. Quindi a pensar male si fa peccato, però vediamo e considerando anche come si era comportato il Torino con l'Inter ai tempi di Lazaro, non è un'operazione che mi soddisfa molto, anche perché il costo del prestito non copre nemmeno complessivamente il costo che ha quest'anno Aslani per l'Inter sostanzialmente. Ma chiuso il capitolo Aslani, per ora restano da sistemare alcune soluzioni in uscita a partire da Palacios, vediamo che fine farà. Taremi soprattutto è un tema abbastanza spinoso, difficile riuscire a monetizzarlo, le piste estere si stanno piano piano spegnendo a meno di clamorose opportunità di fine mercato, però stanno arrivando anche, ecco, non è bello questo, chiaramente, però stanno arrivando diversi infortuni in giro che possono riaprire degli spiragli, quindi attenzione fino all'ultimo momento. Per ora si sta parlando di qualche ipotesi in prestito con l'Inter che dovrebbe anche pagare parte dell'ingaggio. Per esempio si è parlato del Parma dove si è fatto male il nuovo acquisto in attacco oltre ad Ondrejka, si è parlato anche di Cagliari che ha appena venduto Piccoli alla Fiorentina. Qui ragazzi 27 milioni di euro per Piccoli dal Cagliari alla Fiorentina, Fiorentina che lascia anche il 10% sulla futura rivendita al Cagliari, è l'acquisto praticamente più costoso della storia della Fiorentina. Anche qui ottimi rapporti tra l'agente del calciatore che ha impostato questa operazione e la dirigenza della Fiorentina. Un'ulteriore dimostrazione questa di come, con tutto il rispetto, ma il mercato in Italia sia abbastanza particolare, per non usare altri aggettivi, e questo ci collega anche ad un altro discorso da fare in entrata sul mercato dell'Inter che vi voglio portare in questo contenuto in cui non ve l'ho ancora chiesto, però se vi va supportateci con un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti così raggiungiamo presto i 100.000 iscritti. Nel frattempo, per ringraziarvi del vostro grande supporto che ci state dando, abbiamo rilanciato il Fantacalcio di Passione Inter. C'è il link qui sotto in descrizione per iscrivervi al Fantacalcio di Passione Inter, è gratis. Se vi va di sfidare me e la redazione di Passione Inter, mi raccomando, iscrivetevi qui e potete partecipare con tante sorprese per chi appunto parteciperà. Tornando al mercato dell'Inter, ieri e oggi avete letto, immagino, i quotidiani che stanno sostanzialmente confermando quello che su Passione Inter vi abbiamo detto nei giorni scorsi, ovvero che conti alla mano l'Inter ha a disposizione un budget importante, un'ottantina di milioni da poter spendere negli ultimi giorni di mercato, non di più perché Aslani appunto sta andando via alle condizioni che dicevamo prima, e lo spazio nelle liste, ve l'ho fatto vedere anche nel video pubblicato lunedì mattina, c'è spazio nelle liste dell'Inter per fare gli ultimi innesti andando a sostituire quelle pedine superflue e fuori dai piani. Le priorità dell'Inter sono arrivati a questo punto un difensore e un centrocampista, a quanto pare, da prendere possibilmente o probabilmente dall'estero. Sembra questa la nuova direzione
intrapresa dall'Inter, visto che in Italia a quanto pare i profili che piacciono non è stato possibile prenderli, e tra poco ci torneremo, o c'è un caos anche da decifrare, e adesso anche su questo ci arriviamo. Il difensore deve essere, dal mio punto di vista, un difensore che allunga il reparto. Qualcuno dice che potrebbe essere un difensore in sostituzione di Pavard, che non è sicuro che resti, nonostante abbia cambiato un numero di maglia nelle scorse ore. Per me sarebbe piuttosto a meno che non sia Pavard a dire voglio andarmene a tutti i costi, per andare dove tra l'altro? Al Lille che fa l'Europa League, o al Marsiglia che ok che fa la Champions, però non lo so, mi sorprenderebbe molto, ecco. Però se Pavard ti dice voglio andarmene, chiaramente è meglio avere un giocatore meno forte ma più motivato, piuttosto che uno forte ma con la testa altrove. Ma per me aggiungere un difensore anche per riportare Carlos Augusto ad affiancare Di Marco, vista l'uscita di Zalewski, sarebbe la soluzione ideale, visto che poi un vero vice bastoni ci manca da anni, quindi aggiungere qualcosa lì dietro sarebbe l'ideale. Il centrocampista, poi per il centrocampista voglio portarvi dei grafici statistici e vi voglio dire un po' di cose. Qui qualcuno nei commenti, non mi ricordo il nome purtroppo, mi aveva chiesto di fare questo confronto, l'altro giorno l'abbiamo fatto in diretta molto rapido, lo rifaccio anche qua con alcune aggiunte e alcune considerazioni aggiuntive. Allora, questo grafico ci aiuta a dare un'occhiata rapida, molto rapida. Io ho approfondito molto di più gli studi, lo abbiamo fatto nel club di Passione Inter, di quelli che sono i centrocampisti accostati all'Inter in queste ore, per cercare di capire su che profili si sta muovendo l'Inter, che intenzioni un po' all'Inter e quale giocatore effettivamente potrebbe servire. Tra poco vi lancio anche una provocazione su questo. Allora, Manu Koné è il nome più caldo. A proposito di caos, ragazzi, qui dalle notizie che abbiamo noi sta uscendo in questo momento una versione comunque su Manu Koné molto particolare, dove diciamo, una parte della Roma sta spingendo per vendere Koné per poter completare il mercato, soprattutto in attacco. Un'altra parte della Roma invece sta trattenendo Koné per via dei moti popolari che si sono accesi nella capitale. Quindi capite bene che è una situazione molto particolare, con l'Inter che non mi risulta si sia spinta sopra i 40 milioni di euro di proposta, ma la Roma sembra da un lato disposta a vendere, dall'altro lato no. Capite che non è semplice trattare in questo modo, così come non è semplice trattare con l'Atalanta, che prima promette di venderlo, poi dice di no, e va bene. Sappiamo bene com'è andata con Lookman, una situazione molto particolare, e con cui non c'è mai stata una trattativa, visto che hanno detto no, punto, e non una cifra. Koné, ecco, ripeto questo concetto che dico da settimane, non è un interditore vero e proprio. Lo vediamo anche dai dati, dove eccelle nelle statistiche di passaggio in avanti e soprattutto nelle statistiche di conduzione del pallone, del guadagnare palla, guadagnare campo, palla al piede. È un centrocampista che copre grandissime porzioni di campo, soprattutto palla al piede, anche di inserimento, abbastanza bravo nei duelli, ma di sicuro non un mastino di quelli recupera palloni, non un giocatore che appunto riconquista, non il Gattuso, ecco, visto che si fa sempre questo riferimento qua. Il contrario invece di Frendrup, altro giocatore che viene accostato all'Inter, che come Koné ha 24 anni, che invece è uno dei migliori interditori in Serie A, che è molto meno fisico, molto meno strutturato fisicamente, costa anche meno. Io continuo a ribadirvi, da Genova mi dicono che se l'Inter si presenta a Genova dicendo 18 milioni, lo porti a casa, più o meno. Questo è quello che ci continuano a dire, nel senso che è un'operazione con il giocatore che verrebbe a piedi, la dirigenza che è pronta a trattare, però l'Inter non sta affondando, e segnatevi questa cosa perché ci torneremo. È un puro interditore, pochi gol nei piedi, ma è un motorino molto acceso. Keita è più simile come profilo a Frendrup, come vediamo anche dal grafico che un po' gli assomiglia, è più strutturato fisicamente, però è a 23 anni, con Chivu che lo conosce bene avendolo allenato a Parma. Nella seconda grafica troviamo Cissé, l'altro profilo che sta emergendo in queste ore, centrocampista del Rennes, 21 anni. Rennes che è una grande squadra che ha saputo valorizzare tanti calciatori, ma è anche una bottega molto cara, visto che questo calciatore ha, se non sbaglio, un totale di 16 presenze in Ligue 1, dove ha fatto di fatto una stagione nemmeno da titolare assoluto, è nel giro della nazionale Under 21 francese, e viene valutato sopra i 30 milioni di euro. Profilo che probabilmente può esplodere e arrivare anche a cifre molto più alte. I dati in questo momento chiaramente sono limitati a poche apparizioni, quindi fare ottime cose su 14 partite è un conto, fare ottime cose su 38 è un'altra cosa, quindi occhio sempre anche a questa razionalizzazione degli eventi. Con Cissé, che è un centrocampista più completo, magari gli manca quella qualità per l'ultimo passaggio, però è molto strutturato fisicamente, anche lui sfiora il 1,90 m, quindi molto forte fisicamente, conduce il pallone, anche lui secondo me è più una mezzala
Dybala, che poi è abile anche nella riconquista del pallone alto, quindi è abile anche nei duelli difensivi, però anche lui è un altro giocatore che va a conquistare territori in avanti. A differenza di Florentino Luis, centrocampista del Benfica, che è stato espulso nelle scorse ore, ha fatto piuttosto male contro il Fenerbahce. 26 anni, lui più esperto rispetto agli altri profili commentati fino ad ora, che invece è più un interditore puro, un vero e proprio mediano vecchio stampo. Ederson, altro profilo che era stato accostato all'Inter settimane fa quando si pensava che potesse partire Çalhanoğlu, e anche questo è un indizio interessante. A Bergamo, stamattina leggevo il Corriere di Bergamo, sostengono che se l'Atalanta andrà a prendere Musa dal Milan, c'è chi teme che Musa possa essere il sostituto di Ederson, che potrebbe ancora riaprirsi per l'Inter, dicono a Bergamo. Vediamo, 26 anni anche lui è un tuttocampista, un equilibratore, perché è un altro che copre grandi porzioni di campo, ha feeling con il gol, si inserisce, anche lui però non è un interditore, non è uno dei diciamo che riconquista palloni. Gli ultimi nomi che ho preso sono alcuni che mi avete detto anche voi. C'è Rabiot al centro, 30 anni, che come età non c'entra nulla con tutti gli altri profili, costerebbe meno, è un'opportunità perché è andato in rottura totale col Marsiglia dopo la rissa che c'è stata nello spogliatoio. Questo secondo me è un ulteriore elemento che lo allontana dall'Inter, nel senso che oltre alle questioni della mamma, gente molto influente che porta anche molto in alto i costi di un'operazione, andare a prendere un giocatore che è stato fatto fuori dalla propria squadra perché si è preso a pugni sostanzialmente, lo ha detto Benatia nello spogliatoio, mi sembra piuttosto distante da quello che l'Inter sta facendo negli ultimi anni. Comunque sottovalutato secondo me come giocatore, perché è abile tecnicamente, ha giocato praticamente da trequartista l'ultima stagione, una decina di gol al Marsiglia in Francia. Altro giocatore di passo, sempre da inserimento, con vizio del gol. Magassà, lui invece più interditore, qualcuno ha detto, visto che l'Atalanta lo vorrebbe scusate, che la Roma lo vorrebbe per sostituire Manu Koné, perché non ci andiamo direttamente noi? Ecco, perché anche lui è un interditore, mentre Andrei Santos del Chelsea, me lo avete scritto in tantissimi, è forse quello un pochino più equilibrato in tutte le caratteristiche, gli manca qualcosina, diciamo nella fase finale, ma perché gioca soprattutto mediano davanti alla difesa. Il vero problema qua è che a 21 anni nel Chelsea, che di problemi di soldi non ne ha, costa sopra i 50 milioni, forse anche sopra i 60, e quindi lo vedo abbastanza difficile. Però se avete capito bene, ragazzi, i semini che vi ho lasciato qui e là, l'Inter si sta orientando secondo me verso una direzione, cioè la sensazione, almeno dal mio punto di vista, ragionando su quello che sta avvenendo, i vari indizi, eccetera, è che l'Inter non stia cercando quindi un vero e proprio interditore, altrimenti, come detto, c'è Frendup che è uno dei migliori in Serie A, magari non è un nome che scalda la piazza, assolutamente no, però con 18 milioni puoi andare a prendere uno dei migliori giocatori nel suo ruolo lì in Serie A, e l'Inter non ci va. E altri profili di questo tipo, l'Inter invece si sta orientando più su profili fisici ma box to box, cioè di quelli bravi a condurre il pallone, bravi tecnicamente a conquistare territori, ad assaltare l'area di rigore, come dicevo prima, giocatori che possono spaccare in due il centrocampo, i ritmi di una partita, ti danno anche soluzioni di inserimento, magari anche coi colpi di testa, uno quindi che copra grosse porzioni di campo, ma non per forza che sia una lavatrice, ogni tanto viene chiamato, che ripulisce i palloni, li riconquista e li ripulisce in avanti. Per me l'Inter proverà ad andare su un profilo così adesso per vari motivi. In primis perché una squadra con 3 centrocampisti numeri 10 in mezzo al campo è sempre stata un'anomalia. Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan è un centrocampo anomalo per caratteristiche. Devi essere veramente molto forte come squadra e come calciatori per poter reggere un centrocampo di questo tipo, nonostante Çalhanoğlu si sia riconvertito molto da interditore. Poi l'altra cosa, forse cercare un giocatore di questo tipo qua, più fisico, che spacca il ritmo e che si butta dentro palla al piede, potrebbe essere un altro modo per cercare equilibrio all'interno dell'Inter. Nel senso che avere un centrocampista che spacca il centrocampo e va a guadagnare campo, anche se non è un mastino difensivo che recupera tanti palloni, consente agli altri centrocampisti e anche ai difensori di restare più bloccati. Quindi costruire un Inter più verticale che non si sbilancia con troppi uomini può essere un'altra soluzione per essere più equilibrati, appunto. Vediamo. Per me sul mercato manca sempre anche un attaccante, di cui in questo momento non si sta parlando, perché per me l'Inter deve prevedere 5 attaccanti, di cui uno con caratteristiche differenti, in grado di spaccare le partite e di avere dribbling nello stretto, soprattutto contro avversari molto chiusi dietro e col blocco basso. Negli anni abbiamo visto quanto è importante avere 5 attaccanti, poi a marzo spesso ci siamo guardati indietro dicendo perché non abbiamo preso quel giocatore lì, perché non abbiamo colto quell'opportunità, quanto avrebbe fatto comodo avere un giocatore in più. Ecco,
Lo scenario alternativo che mi sono immaginato al giocatore col dribbling negli ultimi metri, è legato a Pio Esposito. Stavo pensando, all'Inter probabilmente, o magari questa è l'idea che c'è in questo momento, magari sono rimasti tutti così stregati da Pio Esposito da dargli ancora più fiducia e, ragionando anche sul fatto che magari contro avversari più chiusi, non riuscendo a trovare sul mercato un giocatore prendibile che abbia dribbling nello stretto, l'alternativa magari può essere, dal punto di vista del gioco, provare Pio Esposito a centro area, sfruttarlo ancora di più su quelle doti aeree e da bomber d'area di rigore, dove si è dimostrato comunque molto forte. Pio Esposito è molto di più del centravanti d'area di rigore, ma è anche questo, quindi magari l'alternativa al giocatore con qualità e dribbling potrebbe essere questa soluzione del centravanti Boa messo a centro area e gli incursori, magari Lautaro Thuram a supporto di Pio Esposito in situazioni, ecco, abbastanza estreme. Vediamo, a me Pio Esposito piace molto, ci credo molto e spero che gli venga dato il giusto spazio. Allo stesso tempo, andando in conclusione, ne parlavamo nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Sto vedendo in queste ultime ore dal mercato che dalla Premier, dalla Spagna, anche in Germania, stanno uscendo delle soluzioni, opportunità di mercato che non coglierle sarebbe davvero un peccato, perché Zegrova, io adesso sono fissato con Zegrova da 2 anni, che ve ne parlo, chi ci segue tutti i giorni lo sa. È vero che ha avuto dei problemi fisici, è vero anche che se per 15 milioni va alla Juventus, rosico abbastanza, perché è un giocatore che per caratteristiche mancino, che rientra col dribbling, a tiro da fuori, ha già esperienza internazionale, all'Inter manca, a noi farebbe estremamente comodo. Però vediamo, aspettiamo, sempre con fiducia, sempre con entusiasmo, sempre la squadra è forte e io continuo a ribadirlo, anche se mi direte tutto a poster, ma io sono questo e mi va bene essere chiamato tutto a poster se significa tifare per la propria squadra. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi nei commenti, cosa vi aspettate dal mercato. Vi aspetto nel Fantacalcio di Passione Inter, nel club di Passione Inter. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.